Ciao a tutti, benvenuti in appuntamento in giardino. Oggi un video molto particolare perché il re del giardino, il mio banano, che riempie sempre di tocchi esotici questo giardino, quest'anno si presenta abbastanza, non dico sofferente, però c'è stato un processo di maturità e di spostamento. Questo perché? Perché adesso poi lo vediamo insieme, avvicinandomi un pochettino con la telecamera. Che cosa è successo? Che molti tronchi l'anno scorso sono arrivati a maturazione, infatti avevo notato tanti caschetti di banane, ogni caschetto per ogni fusto del banano abbastanza alto, e così non ho preso in considerazione il fatto che a maturità e a fruttificazione poi il fusto che ha fruttificato poi tende a lasciare il posto ad un nuovo esemplare, in modo che la zona rimane sempre colonizzata dal banano. Purtroppo quest'anno è stato particolarmente freddo, uno degli inverni negli ultimi anni più freddi in assoluto, diciamo un inverno quasi nella normalità, quindi è arrivata un po' di neve, una sola nevicata, però il freddo è stato particolarmente intenso e le ghiacciate notturne sono state anche molto frequenti rispetto agli anni precedenti, in cui ricordo di aver grattato i vetri della macchina solo una volta, un mattino negli inverni precedenti, mentre quest'anno le gelate sono state frequenti. Questo ha portato una leggera sofferenza nel banano, soprattutto per quello che riguarda i piccoli esemplari che stavano nascendo e stavano portando il loro sviluppo vigoroso, e hanno sofferto. In più ho asportato anche alcuni piccoli per poterli regalare a chi me li ha chiesti, e così mi sono trovato ad aver eliminato alcuni nuovi esemplari, e quei pochi che sono rimasti piccoli hanno sofferto tantissimo. In più c'è anche da dire che i fusti principali hanno fruttificato, come dicevo, e quindi hanno lasciato il posto a questi piccoli che non ci sono più, e così mi trovo qui in giardino, un re del giardino sofferente e spostato. Adesso cambio inquadratura, così vediamo che cosa è successo qui nella zona del banano, perché quest'anno il mio banano sarà di dimensioni ridotte rispetto a quelli degli anni precedenti, in cui è sempre stato molto rigoglioso e altissimo. Credo che quest'anno questo banano sarà un po' più ridotto, e quindi anche la zona d'ombra per le piante, per l'aiuola che richiede un pochettino di ombra, sarà un po' più esposta al sole. Come si può vedere, i fusti principali che l'anno scorso erano arrivati a maturazione e a fruttificazione adesso si presentano veramente ormai andati. È tutto molto molle, sono andato anche giù con le mani per vedere se c'era ancora una parte solida di fusto sana che dà origine poi di nuovo ad un getto, ma purtroppo quest'anno vedete che è tutto ormai andato, gelato anche nel corso dell'inverno. Il gelo è sceso anche un pochettino in profondità, e quindi ha dato un termine a questo sviluppo qui all'interno, proprio dove crescevano l'anno scorso questi fusti enormi, con questo banano che raggiungeva sempre delle dimensioni incredibili. Sono un pochettino dispiaciuto, perché tutti gli anni io mi aspetto una crescita rigogliosa di questo banano, e invece quest'anno purtroppo dovrò accontentarmi di uno sviluppo soltanto dalla parte esterna, perché comunque il banano, sappiamo, l'ho già detto anche in altri video, quando noi lo mettiamo in giardino comincia a crescere e crea poi dei nuovi esemplari, e pian piano si muove e si espande. Diciamo che nel corso questo banano qui ha 15 anni circa, se non 20, adesso non ricordo bene, e vedete che comunque ha colonizzato, non è che si è spostato tantissimo in giardino, c'è stato anche un po' di controllo da parte mia, però si è spostato di qualche metro, non ha colonizzato tutto il giardino. Tante volte si parla del banano come una pianta anche abbastanza infestante. Lo è per certi versi se trova delle condizioni idonee e una temperatura ideale proprio di crescita. Qui gli inverni ultimamente sono stati un pochettino più miti, e quindi lui si è trovato a crescere bene. L'abbiamo visto nei video di appuntamento in giardino, raggiungeva un'altezza anche di 4 metri, qualcosa di veramente, se non di più, quindi un esemplare notevole. Però non ho perso questo banano in giardino, devo soltanto accettare il fatto che si sia spostato. L'anno scorso qui c'erano dei piccoli che io ho raccolto per poterli regalare a chi me li ha chiesti,
Il mio errore è stato quello di non tenerne qualcuno e di non proteggerlo, in modo da avere sempre un qualcosa qui centrale come crescita. Quest'anno mi troverò con questa zona qui, se non ci sarà un nuovo sviluppo di qualche piccolo qua da qualche parte, ci sarà questa zona, vedete, che non è proprio di bell'aspetto. Quindi se non vedrò crescite, diciamo quest'estate, di nuovi esemplari di banane, ma saranno tutti da quella parte lì, qui dovrò portare un po' di terra, dovrò tagliare un pochettino questi vecchi fusti per cercare di dare un pochettino di ordine a questa parte del mio giardino, dove tra l'altro coltivo anche delle piante che vogliono comunque una zona ombrosa e non esposta al sole, soprattutto d'estate, tra cui gli elebori. Ci sono degli arum, ma questi arum poi spariranno, arum maculatum, spariranno poi a fine primavera perché entreranno in riposo, però ci sono le euchera, c'è una brunnera, ci sono le osta, tutte piante che vogliono sì, comunque una buona luce, ma non proprio un'insolazione diretta tutto il giorno. In più ci sono anche delle bergenia, insomma devo cercare adesso di rivalutare un pochettino questa aiuola. Sicuramente qualcosina spunterà qui, e quindi sarà da proteggere per portarlo poi di nuovo ad esemplare adulto, in modo che si creerà di nuovo questo tetto di foglie che metterà un po' in ombra questa zona con queste piante che sono un pochettino più delicate. Mi avvicino, così ci spostiamo da quella parte con la telecamerina, vi faccio vedere che cosa ho fatto io per controllare se c'è una nuova crescita oppure se tutto il banano è deceduto durante quest'inverno, che sarebbe veramente un disastro. In più però c'è un'altra pianta che io ho messo come colonizzatrice, diciamo, come creatrice di ombra, e questo aiuterà queste piante ad essere un pochettino più protette. Eccomi qua in questa parte proprio di nuovo sviluppo del banano, di spostamento del banano in questa nuova zona in cui, che credo verrà colonizzata poi anche da nuovi piantini. Lo farò spostare un pochettino, diciamo, sempre per avere un po' questo tocco esotico in giardino, perché mi spiace veramente tanto. Una pianta che mi accompagna da tantissimo tempo, però ha resistito. 1, 2, 3, probabilmente 4 e 5 sono i nuovi tronchi, fusti, scusate, che quest'anno regaleranno di nuovo delle splendide foglie, e in più nel corso degli anni ci sarà una colonizzazione di quest'area che non è molto coltivata. Ho sistemato tempo fa un'agave, adesso non so se si vede dall'inquadratura qua sotto, per dare ancora un tocco esotico, ma andrò a spostarla perché qui non è mai riuscita a crescere bene, proprio perché il banano la mette in ombra. L'agave è una pianta che vuole un sole pazzesco. Quindi sarà l'occasione anche per poter spostare e creare quella dinamicità in giardino che permette di avere del movimento, e un giardino che non è mai sempre uguale. C'è anche un aiuto che arriva proprio dalla morte dei fusti principali e dal nuovo sviluppo di questi, ovvero, come ho detto, laggiù ci sono le piante che vogliono ombra, quindi in estate da quella parte lì arriva tantissimo sole. Infatti spero che spunti qualche piccolo bananino in modo da farlo sviluppare, perché lì le piante non possono essere esposte al sole estivo. Però l'aiuto arriva anche dalla idrangea aspera sargentiana che io ho piantato qui, una pianta che cresce veramente in maniera notevole, può anche per diversi metri, un grosso cespuglio di foglie, e quindi questa dovrebbe aiutarmi a tenere un pochettino in ombra le piante che sono laggiù, che abbiamo visto prima, che vogliono un pochettino di ombra. In più questa idrangea non vuole una luce particolarmente forte in estate, comunque nel periodo caldo, tarda primavera ed estate, ma sempre un'ombra abbastanza luminosa, e verrà in aiuto all'idrangea il nuovo sviluppo del banano, che farà queste foglie poi di questi tronchi qui, che arriveranno ad una certa altezza. Lascerò tante foglie proprio per aiutare anche questa pianta, quindi il banano aiuterà l'ortensia e l'ortensia metterà un pochettino in ombra le piante che sono laggiù. Almeno questa è la mia idea, perché non si è mai sviluppata bene, perché era troppo in ombra, sotto l'ombra fitta del banano. Con la liberazione di quella parte centrale entrerà molta più luce, e quindi dovrei vedere uno sviluppo accentuato di questa ortensia, che riesce anche a sviluppare dei lunghi fusti, delle grosse foglie, perché sono anche velutate, sono bellissime, che tengono un po' in ombra quella zona. Apriamoci al movimento, questo è il messaggio che volevo lanciare con questo video, grazie al mio banano che si è spostato un pochettino, ma questo piccolo spostamento potrebbe portare qui in giardino delle grandissime idee. Ciao a tutti e grazie ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!